Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene ragazzi, la lettura di oggi vuole essere un aiuto, uno spunto, magari per qualcuno anche una guida, nel caso siate in un momento di cambio di vita particolare e appunto non sappiate bene da che parte andare. Questa è una lettura tipo, nel senso che è un esempio di come poi proporrò la lettura a livello individuale. Quindi se volete una lettura personalizzata in questo senso, quindi per ricercare il vostro scopo di vita, mi potete contattare comunque via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione, vi spiego come funziona. Sarà una video lettura, quindi poi a voi arriva il link e lo potete vedere tutte le volte che volete, insomma. Bene ragazzi, tenete sempre presente che è una lettura collettiva, ok? Quindi siate elastici. Certe cose potrebbero risuonare, certe altre potrebbero non risuonare, potrebbe non risuonarvi l'intera lettura, ok? Tenete presente che è una lettura unica e che quindi in un certo senso se siete qui è perché qualche messaggio per voi c'è, però potrebbe anche non essere così, insomma, quindi siate elastici. Allora, cominciamo con la carta della torre. Abbiamo il mondo, la stella, l'appeso, la forza e gli amanti. Dunque, allora ragazzi, partiamo forti. Direi che partiamo con una bella torre. Qui ho come la sensazione che molte persone potrebbero aver vissuto questo momento torre. Di solito i momenti torre sono momenti abbastanza distruttivi dove per qualche ragione vi casca il mondo, nel senso che o perdete lavoro in modo inaspettato o si rompe una relazione di anni in modo inaspettato o le due cose insieme o succede comunque un qualche evento esterno mandato dall'universo che in qualche modo ci obbliga a buttare giù delle strutture che fino a questo momento sono state sicure. Andiamo a vedere con i mini tarocchi. Re di spade e imperatore, c'è un'altra carta sotto. E ruota della fortuna. Direi che comunque sono belle carte. Credo che qui, perché avere la ruota della fortuna sopra la torre, ragazzi, io ho come la sensazione che siate un po', nonostante la torre, nonostante questo momento che può essere fisicamente esterno o anche interno, magari legato a delle credenze limitanti, ci cascano delle credenze, credevamo che una persona fosse X e invece non è così. C'è come la possibilità con la ruota della fortuna di ricostruire, di ripartire, di dare come un cambio, è come se fosse un qualcosa che sapete fare bene. Andiamo a vedere il mondo. Io credo ragazzi che qui abbiate sviluppato in questa vita la capacità di rialzarvi, la capacità di concludere cicli e di andare avanti. È come se nonostante tutto quello che vi sia successo,
avete sempre come questa capacità di lasciarvi indietro il passato e ricominciare, darvi nuove opportunità. Mi viene da dire ricostruirvi il futuro, ricostruire il vostro impero. Andiamo a vedere la stella perché la stella è una carta che parla di speranza, è una carta che parla di sogni, è una carta che parla di obiettivi. Abbiamo il sole, la regina di denari e un cavaliere di spade. Io credo che tutto questo faccia comunque parte di una sorta di forza interna che voi avete. Ah, tra l'altro ce l'avete anche qui. E che potrebbe esservi utile in quello che è il vostro scopo di vita. Prendete l'informazione e parcheggiatela lì un attimo. Cioè, ci torno dopo. Perché vi dico questo? Perché la regina di Pentacoli è l'educatrice. È colei che si occupa dei bambini, del focolare della casa e in qualche modo li guida, in qualche modo li nutre, perché si occupa del cibo, perché si occupa di attendere i bisogni di chi le sta intorno. Però è proprio la carta dell'educatrice. Siccome abbiamo anche il sole, che al contrario fa riferimento ai figli, io qui ho come la sensazione che o ci potrebbe essere qualche attitudine con la maternità, con il lavorare come educatrice, con l'insegnare agli altri come essere madri di se stessi, cose di questo genere. E che è come se poteste essere un porto sicuro. Perché? Perché voi sapete come rialzarvi, voi l'avete già fatto non so quante volte. Una forte sicuramente con questa torre, ma secondo me per molte persone il fatto di dover chiudere qualcosa e ricominciare è una sorta di modus operandi che viene da tutta la vita. Analizzate quante porte avete aperto e chiuso in tutti i settori della vostra vita. Scrivetemelo nei commenti. Quanto esperti siete nel distruggere e ricostruire. Distruggere non perché magari in certi casi siete stati voi, in altri appunto quando arriva la torre sono eventi esterni. Andiamo a vedere l'appeso. 9 di spade. Fante di pentacoli e 4 di coppe. Un'altra carta per il fante. Allora, qui ragazzi ha a che fare l'appeso con il vostro spirito di sacrificio. È come se aveste potuto, grazie a questa torre, imparare a vedere le cose da un'altra prospettiva, crearvi altre opportunità. Credo che qui qualcuno abbia anche come questa capacità mm, di sminuire certi problemi, qualcun altro di ingigantire. E l'appeso è qua un po' per quello, no? Per dire, guardate le cose da un'altra prospettiva.
Vi dico, ho la sensazione che qualcuno si faccia 1000 problemi. È come vedo le cose da più punti di vista e mi preoccupo effettivamente per quello che potrebbe eventualmente essere. Ehm, è come se aveste la capacità come vi posso spiegare? Quando dico minimizzare, perché vedo il 4 di coppe e il carro, è come se certe volte non deste troppo peso a dei problemi, a delle preoccupazioni, che magari hanno ragione anche di esserci, però con la carta dell'appeso è come se avesse questa dote particolare di dire, ma sì, vabbè, potrebbe esserci questo pensiero, questa preoccupazione, questo problema, però sono consapevole che è un pensiero, che è una preoccupazione, che mi sto occupando prima del tempo di un eventuale problema. Quando il problema c'è, me ne occupo. Ok? Ragazzi, il 94% delle cose di cui ci preoccupiamo non succede mai. Quindi è come, ok, mi rendo conto di questa dinamica, vedo le cose da un'altra prospettiva e minimizzo il problema. C'è come questa capacità di cambio, di movimento da parte vostra davanti alle difficoltà. Andiamo a vedere la forza. Cavaliere di pentacoli e 8 di bastoni. Voglio andare a vedere anche gli amanti. 7 di coppe. Guardate ragazzi, io ho proprio la sensazione che siate dei... Manca la carta del mago qua, però penso che sarebbe la vostra. Nel senso che con la carta della forza c'è come questo coraggio, questa forza interna che è quella che vi aiuta ad uscire tutte le volte da questi momenti torri, che è quella, può essere forza fisica, noi siamo fatti di corpo, mente e spirito, può essere forza mentale, può essere forza morale e può essere forza fisica, le tre cose insieme. È come se aveste una scintilla interna che vi dà la possibilità come di ritrovare la speranza ogni volta, perché vedete le cose da un altro punto di vista, perché siete in grado, ormai avete capito che certe cose quando sono aride non servono più e bisogna lasciarsele indietro, soprattutto perché è come se molti fossero impegnati nel cercare un proprio equilibrio, una propria armonia nella vita. E secondo me il fatto che voi stiate lavorando in questo senso con voi stessi può essere, una guida appunto per arrivare al vostro scopo di vita. Qui abbiamo gli amanti mi parlano di armonia. Eh, guardate, in questo caso sento che potreste avere come delle doti particolari, non tanto, sì, anche nel comunicare, però nell'aiutare gli altri a trovare come dei punti medi, a muoversi passo passo nel costruire, educare appunto gli altri a costruire, potrebbe essere una relazione, potrebbe essere la loro vita, potrebbe essere, non lo so, magari anche una famiglia, piuttosto che il ok, stai serena, stai tranquilla, sei in un cambio, io l'ho già fatto, l'ho già vissuto, so sempre come rialzarmi da questi cambi, ti insegno io. È un po' come, ok, sono in grado di ridare speranza alle persone, di rimetterle in armonia, di dare nuove possibilità, nuove prospettive di vita, no? Come quando, non lo so, sono con i miei amici e c'è un conflitto, riesco sempre ad aiutare gli altri a vedere le cose in prospettiva e a dargli come la forza di trovare soluzioni alternative con questo sette di coppe. Andiamo avanti, prendiamo ancora 3 carte. Carro, luna
e giudizio. Ragazzi, io so che qui in questa lettura si sono avvicinate persone che hanno già effettuato un grosso percorso spirituale, perché avete la torre come prima carta, quindi quante volte lo avete fatto di pum, aprire gli occhi e dire ehi, aspetta un attimo, non è come io credevo. Mi ingoio l'ego che vuole sempre ottenere il risultato e dico ok, questa cosa non è per me e lascio andare, chiudo e ricomincio e mi rieduco e vedo le cose da un'altra prospettiva, trovo la forza dentro di me per andare verso l'equilibrio. E qui guardate che cosa abbiamo. Il carro, non so più dove mettervele. Carro, luna e giudizio, ragazzi. Sì, io sento che allora, innanzitutto per trovare il vostro scopo di vita avete come bisogno di includere una certa dinamicità nella vostra vita. È come se può essere una dinamicità fisica del tipo viaggiare, o può essere una dinamicità mentale, devo sentirmi libero di fare, di spaziare in A, B e C. Potrebbe essere potrebbe essere anche da un punto di vista emozionale, emotivo. Però andiamo a vedere un attimo, ok, il carro. Cavaliere di bastoni, di nuovo una carta di movimento. Ragazzi, non lo so perché, ma è da quando ho visto la spiegazione di questi amanti che sento che qui tra di voi c'è qualche avvocato, assistente sociale, qualcuno che aiuta le persone in difficoltà a ricostruire la propria vita. Ok, allora, per il carro abbiamo il cavaliere di bastoni, la luna, un 6 di coppe, un 4 di spade e un 8 di pentacoli. Qui sento che c'è un forte richiamo a viaggiare per qualcuno, anche qui con il carro. Potreste anche essere organizzatori di eventi, fare settimane, organizzare delle settimane di vacanza o di terapia di gruppo o di workshop. Cioè ho come la sensazione che i viaggi o comunque l'organizzazione, il pianificare, l'aiutare le persone a ricominciare potrebbe essere una cosa nel quale siete esperti. Voi avete ricominciato tante volte, quindi potete aiutare gli altri a farlo. Che sia un reinizio di vita, un reinizio di coppia o comunque di relazione, che sia sul lavoro. Andiamo a vedere la luna. 9 di coppe e 6 di spade. Sento che qui siete portati a lavorare con le zone d'ombra vostre e degli altri. È come se voi riusciste a vedere laddove gli altri non vedono, perché avete anche l'appeso, avete già sviscerato tante situazioni da molti punti di vista ed è come se voi riusciste a vedere, magari siete anche, perché c'è la carta della stella, veggenti, avete canalizzazioni, avete intuizioni, magari siete chiaro udienti, quindi sentite le parole, o semplicemente avete delle sensazioni. Però io qui ho come l'idea che siate molto bravi a vedere le cose da un altro punto di vista e individuare le zone d'ombra. Vi dico, sento che molti hanno fatto già un grande lavoro su di sé. Terminiamo con il giudizio. Ragazzi, è la carta del risveglio spirituale. Qui qualche cosa mi dice che è come se
il vostro scopo di vita fosse accompagnare gli altri nel loro risveglio, nella loro rinascita. Ripeto, sento molto avvocati, assistenti sociali, mediatori, persone che attraverso quello che sanno fare, attraverso quello che è la loro capacità, la vostra capacità di vedere il lato positivo, di vedere quello che ancora è in piedi di questa persona e di lì. La terapia olistica, la medicina olistica lavora su corpo, mente e spirito, ok? Quindi se uno dei tre è ammalato, si lavora sugli altri due. È un po' la stessa cosa. Cioè, nel senso, è come dire, ok, una persona si focalizza magari troppo sul fatto che separandosi ha perso tutto, però voi fate vedere a questa persona che, non lo so, il bicchiere è mezzo pieno, che da adesso in avanti le spese sono meno perché c'è da pensare ad uno invece che a due, per esempio, piuttosto che hai più libertà, puoi lavorare di più, non sei vincolata con gli orari, cose di questo genere, no? È come se foste persone in grado di ridare una speranza agli altri. Andiamo a vederlo questo giudizio. È come se poteste anche aiutare le persone a fare un'autoanalisi e a chiedersi cosa mi fa felice, dove sono contento, cosa mi appaga, cosa mi manca, perché abbiamo la luna, il 6 di spade e il 9 di coppe. Quindi ho proprio l'idea che ci sia un lavoro sulle credenze limitanti e sul cercare il proprio appagamento, la propria felicità, mi viene da dire. Un'altra carta per il giudizio, perché qui finiamo con giudizio, 10 di pentacoli. Qua ragazzi vi dico già subito che vi viene bene fare gruppi, gruppi di studio, gruppi di insegnamento. In realtà non vedo proprio una carta come fosse il Papa, da dire che siete insegnanti, però è vero che c'è anche la Regina di Pentacoli. Quindi sì che siete come degli accompagnatori. Io credo che non siate ancora arrivati al punto di essere insegnanti perché state facendo voi stessi il lavoro e finché non lo si integra, diciamo il passo successivo non arriva. Però qui ragazzi, secondo me, lo scopo di vita, molte persone tra di voi hanno come scopo di vita aiutare gli altri a rinascere, a risvegliarsi, a per qualcuno trovare una armonia, una forza, come vi dicevo prima. E vi dirò, non vi nego che se doveste integrare gli spostamenti all'interno di questa vostra passione, vi verrebbe bene. Cioè è come se fosse una cosa che favorisce l'espansione di voi stessi. Io credo qui, ragazzi, che siate le persone giuste per dare una speranza alle persone che stanno ricominciando, alle persone che vogliono, come se fosse una guida, voi stessi. Quando uno si dice, ma io cosa posso insegnare? Magari non ho studi, ipotesi, non ho studi, ho sempre fatto lo stesso lavoro, cosa posso insegnare? Sì, ma quante volte hai cambiato vita? Attraverso quali situazioni difficili ti sei trovato o trovata e puoi guidare gli altri per ritrovare la speranza. Ma poi ho come la sensazione qui che, allora, molti, come vi dicevo, potrebbero essere avvocati, mediatori, molti potrebbero anche essere insegnanti di fitness, insegnanti di danza, insegnanti di qualche arte, musicoterapia, arte terapia, non lo so. C'è un qualche cosa qua che porta verso le stelle, verso l'innalzamento spirituale. E a voi viene bene, siccome le avete esplorate per così tanto tempo, o comunque siete working in progress, viene bene togliere le fette di prosciutto dagli occhi degli altri e dire guarda che tu la pensi così, però tira fuori le zone d'ombra, renditi conto che la luna è uno specchio. Ok, usate gli altri per specchiarvi
quello che vi dà fastidio degli altri è perché dentro di voi non è ancora elaborato, e una volta che lo avete elaborato, integrato e lasciato andare, lo potete insegnare agli altri. Allora, fortemente ci potrebbero essere come dei viaggi. Quindi per qualcuno il discorso viaggi potrebbe essere qualcosa che, diciamo, viene incluso nello scopo di vita. Ora può essere il viaggiare per andare a domicilio, mi dicono, adesso io non lo so di che cosa vi occupate esattamente, fatemelo sapere nei commenti, però qui mi è chiaro che vi verrebbe bene seguire gruppi, insegnare, essere delle guide per dei gruppi. Non dovete iniziare con 30 persone subito, potete anche iniziare con gruppi piccoli. Anzi, personalmente io li preferisco perché sono di più facile gestione ed è più difficile sforare poi coi tempi, così. Quindi, però, ognuno trovi la propria strada, mi viene da dire. Andiamo a vedere Osho, ragazzi, vediamo che cos'altro riesco a dirvi di più. Ok, si sono già girate 2 carte. Che interessante. Abbondanza e pigrizia. Questo è un 9 di coppe. La pigrizia, il procrastinare, è tipico del divino femminile in ombra. E qui abbiamo la luna, che è proprio l'ombra del divino femminile. Però io ho come la sensazione che appunto, avendo la carta dell'abbondanza, ci si stia apprestando a condividere la propria abbondanza. Andiamo a vedere ancora un oracolo di questi. Stavo guardando. Io credo che qui, ragazzi, una volta che voi avete capito quali sono, diciamo, i passaggi cardini, e qui mi fanno vedere una lista. Quindi potrebbe essere utile per voi se lo volete insegnare agli altri, se volete integrare qualche cosa di più alla vostra vita, magari siete già contenti così di quello che fate, ma non siete sicuri che quello sia lo scopo di vita. È come se vi doveste sentire appagati a 360 gradi, ma magari non vi sentite ancora, quindi potreste, come dire, integrare con delle tecniche in più, con delle strategie in più, con dei passi, ok? Cioè tipo analizzate quello che è successo a voi e fate la lista, come vi dicevo, fate la lista dei passi che uno deve fare, come gli alcolisti anonimi, che hanno 10-12 passi, non mi ricordo più, da fare, che sono, come dire, passi standard. È come prendere tutte le vostre esperienze, analizzarle e cioè creare come degli schemi di comportamento che vi diano la possibilità di creare come delle regole un po' specifiche che possano andare bene più o meno per tutti nel procedere in questo nuovo inizio che voi siete portati. Vi dico, voi come se foste iniziatori, lo avete fatto talmente tante volte che è una cosa che vi potrebbe venire bene, soprattutto se è una questione con problemi di peso, mi dicono. Mi hanno fatto vedere una persona a sovrappeso vicino vicino agli attrezzi della palestra. Quindi se è un qualche tipo di sfida che voi avete già vissuto, secondo me è proprio quello che può servire a voi nel vostro scopo di vita per risvegliare le persone, per dire: ehi, se io ce l'ho fatta, ce la puoi fare anche tu. Vi dico, vi viene bene guidare gruppi, potrebbe venirvi bene la radio, mi parlano di radio, quindi magari fare come degli interventi, o potreste anche incidere dei podcast per spronare le persone, per far vedere alle persone che è possibile una nuova realtà. Sono 2 carte queste che appunto parla di pigrizia. Io ho come la sensazione che sia voi siete diventati gli imperatori di voi stessi, da un'eccessiva flessibilità siete passati all'imperatore, come se foste maestri del cambio, soprattutto se vi capita di vedere l'1155, quello è proprio il numero del maestro del cambio. Quindi qui io sento che qualcuno o lo sta elaborando o lo ha già elaborato nella sua vita e può effettivamente essere un forte aiuto, stimolo, spinta anche per gli altri. Andiamo a vedere ancora un paio di oracoli.
Ripeto ragazzi, questa è una lettura collettiva, quindi non risuonerà tutto, magari non risuona nulla. Se volete potete chiederne una personalizzata e vedere insomma come aderisce alla vostra realtà. Allora, qui abbiamo, wow, carta numero 28 e carta numero 29, sono in successione. Wow, ma che belle carte. Allora, qua vi dicono che in qualche modo i vostri avi, è come se aveste una missione, se vogliamo, un proposito che è storicamente connesso con i vostri avi. Quindi come se il tipo di tema che sono andata sviluppando così negli ultimi 30 minuti fosse un qualche cosa che nella vostra famiglia è già successo. Vi faccio un esempio. Siete, come vi dicevo prima, un avvocato, un mediatore, un assistente sociale e ci sono già state persone nella vostra famiglia che hanno già rivestito questo ruolo. E poi qui abbiamo le connessioni e parla di contatti e anche di compromessi. Io sento che davvero potreste essere come le guide di qualche gruppo tipo gli alcolisti anonimi, tipo per le donne che hanno ricevuto abuso magari dagli uomini, cioè è come se foste portati ad aiutare una parte debole. Le donne lo dico perché qui abbiamo la luna e c'è molta ombra femminile, però se anche siete uomini e avete la polarità positiva in ombra, il discorso vale lo stesso, ok? Va bene, andiamo a vedere un'ultima carta di un koan zen per darvi un'ispirazione. Ok, 2, molto bene. I semi del passato sono i frutti del futuro. Oh ragazzi, quello che voi avete ricostruito, e guardate che dopo la torre, prima arriva il narcisista, la situazione abusiva, il diavolo. Poi arriva la torre, un qualche evento esterno che per fortuna fa crollare tutto questo mondo di fantasia, dopodiché ci manca l'eremita qua in mezzo, però poi si arriva al risveglio spirituale. Sono le fasi del cammino dell'eroe di Joseph Campbell, andatevelo a vedere. Se volete un sunto del sunto del sunto, vi potete abbonare al canale perché lì l'ho fatto. Comunque è un po' quello il discorso. Quindi ragazzi, i semi di oggi sono i frutti del futuro, ok? Qui dice i semi del passato. Sì, i semi del passato creano il presente, i semi del presente creano il futuro. A me piace molto pensarla così. Ok, e qui abbiamo grande comprensione giunge con grande amore. È come il capisco cosa ha fatto male a me, mi rigenero. Qui abbiamo il mondo, parla anche di bambino interiore, e lo divulgo e lo comunico agli altri, lo comunico a chi mi sta vicino piuttosto che a chi sto educando o ai gruppi che sto seguendo. Wow ragazzi, è una stesa molto intensa, devo dire. Devo anche bere perché ho la gola asciutta. Fatemi sapere come vi risuona nei commenti, mi raccomando, per me è importante. Se volete sostenere il canale mettete like, iscrivetevi o condividete il video e per contattarmi per una stesa personalizzata sul vostro scopo di vita mi potete contattare via mail. Trovate comunque anche l'indirizzo email sotto nella descrizione del video. Ragazzi, vi ringrazio di essere stati qui con me, spero di avervi aiutato, di avervi dato qualche spunto interessante di riflessione. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!